Ciao a tutti, io non rivelerò il mio nome oggi perché, semplicemente perché non tengo assolutamente che magari persone che mi conoscono possano intuire che questo video, questo racconto sia mio. Di conseguenza ci tengo a una privacy. Io vorrei parlarvi della mia esperienza con le sostanze e del punto in cui sono oggi. Perché voglio fare questa cosa? Allora, siccome vedo tanti video su YouTube di persone che comunque raccontano la loro esperienza e dicono cosa fare, cosa non fare, come fare, eccetera, devo dire che ci sono tantissime persone che trovo molto preparate, in particolare alcuni dottori, che però questi dottori, siccome non hanno avuto esperienza diretta, parlano giustamente in maniera assolutamente corretta, danno dei consigli assolutamente giusti, però oltre a ascoltare appunto quello che loro hanno da dire, che è importantissimo e che vi prego di andare a sentire, dottori veri medici, non voglio citare dei canali, ma comunque ce ne sono parecchi di medici che parlano seriamente di queste cose, però io vorrei parlare dal punto di vista di una persona che ha tuttora un'esperienza, che sta comunque portando avanti un obiettivo molto importante per la sua vita e che vorrebbe con questa testimonianza aiutare le persone in difficoltà in questo momento, e anche se magari in questo momento si trova un bivio e dice: che cosa cazzo devo fare? Vado avanti così oppure cambio? Allora, io ho quasi 40 anni, quindi ho una certa esperienza dall'età dei 14 anni. Ho iniziato in maniera molto, molto giocosa con una stupidaggine. Ero in quinta elementare e c'erano dei monscerini in casa e io per curiosità presi questi monscerini e li mangiai, mi si aprì in bocca proprio questo sapore, che era appunto il sapore dell'alcol, e ne trangugiai uno dietro l'altro e lì ottenni la mia prima sbronza. Cioè ero praticamente, mia madre mi raccontò che dormii profondamente, svenni non è la parola giusta, scusate, svenni perché mi ricordo proprio di svenire. Ho in mente questa cosa che mi calarono completamente le forze, mi si annebbiò il cervello e io ho quella sensazione di svenimento mentre mi sono addormentata. E ovviamente c'è chi si domanderà: ma i tuoi genitori, pipì, pipò, e in quel momento voi non vi siete mai trovati da soli in casa con delle cose, non avete mai fatto cazzate, ok? Quindi già chi comincia bla 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 bla, dico ragazzi, ricordatevi di voi, i genitori non avevano le telecamere attaccate al dosso di dietro, pertanto poi vabbè mia madre capì subito che era successo qualcosa. Comunque, al di là di questo episodio, poi non fui più, diciamo, tentata da questa cosa, no? Mi è rimasto un ricordo così vago, finché non mi accaddero degli episodi bruttissimi di bullismo. Ora, voi dovete sapere che all'epoca mia, quando andavo a scuola, c'erano delle compagnie che si formavano ovviamente nel proprio paese. Io abitavo in un paese e andavo a scuola in un altro paese. Questo perché
i miei genitori, uno lavorava lontanissimo rispetto a dove vivevamo, aveva addirittura 2 ore di strada da fare e a volte si fermava a dormire in una pensione quando non riusciva poi a tornare a casa, e mia madre lavorava anche lei, quindi nel mio paesino piccolo non c'erano delle strutture che accoglievano i ragazzi, non c'era il prescuola e non c'era il dopo scuola, mentre nella cittadina vicino a casa nostra sì, c'erano questo istituto che, dietro ovviamente pagamento, i genitori potevano lasciare i propri figli alla mattina anche alle 7 e venire a prendere anche alle 6, 6 e mezza di sera, quindi si stava lì prima di scuola e dopo elementari, e potevi anche andare alle medie. Io andai fino a un certo punto, poi dopo la prima media cominciai ad andare sul pullman per conto mio, quindi avevo una compagnia, abitavo in un paese e andavo a scuola da un'altra parte. La compagnia che si formò era ovviamente nel paese dove io andavo a fare scuola, di conseguenza nel paese dove vivevo i bambini, i bambinetti, i ragazzetti, quindi qui parliamo delle medie, non erano molto ben disposti nei miei confronti, anzi, siccome avevano creato un loro giro, io ero veramente, ero bullizzata di brutto, mi facevano di quelle cose terribili, salivo sul pullman e non mi sedevo vicino a loro perché ovviamente non mi volevano, no? Perché io ero quella che andava a scuola nell'altro paese, quindi guai, bisognava ghettizzare tutti. Poi all'epoca non c'era nulla di quello che può esserci ora, né psicologi a scuola, né nulla di tutto questo. E quindi successe che prendevo quotidianamente un sacco di nomi, mi buttavano anche per terra e subì. Per un certo periodo ho subì molto, ero molto timida, mi chiusi molto, non volevo più andare a fare lo sport pomeridiano, insomma mi chiusi tantissimo, e a raccontarlo ancora oggi che sono una donna adulta, infatti finita non direi, però una donna adulta, ne soffro ancora parecchio. Questo episodio portò poi si trascinò, perché queste persone, proprio limitatissime, cioè una cosa incredibile, a queste persone si aggiunsero anche delle altre nella mia scuola, quindi sì, li avevo sia a scuola, infatti avevo un gruppetto che eravamo in poche, che erano tutte persone bullizzate, che avevamo praticamente fatto gruppo fra di noi per difenderci, no? Perché nessuno comunque ci aiutava a scuola, nessuno, perché queste persone erano, tra parentesi, una la figlia di un insegnante, l'altra la figlia di un medico molto famoso del paese, tuttora con madre farmacista, padre medico, cioè erano persone benestanti, persone, quindi non succedeva niente a questa gente. E in più c'era il periodo che era l'Exploit della Lega Nord, e cosa succedeva? Succedeva che scrivevano sulla lavagna questa figlia di questa maestra, tra parentesi, figlia di una maestra, notate bene, viva il Nord, scrivevano, abbasso il meridione, e io avevo dei compagni calabresi, napoletani comunque, e io abito al Nord, tanto per far capire, perché anche dall'accento penso che l'avrete capito, che non sono propriamente del sud. Comunque questi ragazzi del sud, io veramente mi sentivo proprio contro questa cosa qua, è una cosa per me inconcepibile, siamo tutti parte di un solo mondo che è la terra,
che siamo veramente un puntino nell'universo, come cazzo si può pensare che siamo diversi? In che cosa siamo diversi? E quindi io ovviamente difendevo questi ragazzi, quindi non vi dico, poi ce l'avevano anche con un ragazzo handicappato, cioè come si fa ad avercela con un ragazzo che ha dei limiti, ma proprio dalla nascita, un ragazzo dolcissimo tra l'altro veramente, che mi chiamava Xina, mi faceva tutti i disegni che io ero per lui ero Xina, no? Perché lo difendevo, quindi è una cosa bellissima che mi porterò nel cuore e sono orgogliosa di essere come sono. E ancora oggi se vedo queste persone io gli sputerei in faccia, ma semplicemente mi sono allontanata. Io ho subito tantissimo, Queste persone continuarono ovviamente a marciarmi contro finché non finì il periodo delle medie e iniziò quello delle superiori. Cosa successe? Per andare a studiare, quindi fare il liceo, dovevo trasferirmi solo di scuola, non mi sono trasferita nel senso che dal paese, quello vicino, dovetti andare nel capoluogo di provincia, ok? Che era praticamente a 3/4 d'ora di strada dal paese dove io andavo a scuola e un altro quarto d'ora da dove abitavo io, dal mio paesino, no? Quindi immaginatevi comunque viaggio, eccetera, eccetera. E si formò anche lì un gruppetto di ragazzi dove appunto scendevamo tutti nel capoluogo per andare a studiare e lì, anche lì, c'erano ancora alcune di quelle persone che continuavano con me, perché io non volevo assolutamente essere come loro, io non volevo, cioè se vedevo passare una persona che magari aveva un difetto, aveva qualcosa, come anche loro stessi avevano, perché non vi pensate che erano chissà chi, erano dei eroiti, nel senso non ce n'era una bella lì dentro, comunque tuttora erano veramente brutte, quindi sicuramente saranno state invidiose, non lo so, avevano dentro una rabbia, una cosa. Niente, questa cosa continua e io a quel momento lì, dalle superiori, poi continuando a subire, trovai delle nuove amicizie, ho trovato delle nuove persone. Avevo questa amica che, guarda caso, arrivava da un paese estero, paese comunque molto lontano, di terra scura, che parlava molto bene l'inglese e mi ha insegnato a parlare fluentemente inglese. Io poi decisi di studiare lingue, perché vabbè, essendo già portata mi piaceva, anche grazie al suo aiuto e alla sua amicizia, decisi di fare appunto il liceo linguistico, no? Con lei avevo una bella amicizia, uscivamo e queste altre persone ci disturbavano. Quindi con lei conobbi, questa è una parte importante, un primo ragazzo con cui ebbi una relazione diciamo importante, che non era solo un'amicizia e un'amicizia da ragazzini, no? E fu una cosa importante per me, fu anche la prima volta che feci l'amore, fu una cosa per me che insegnò profondamente anche quella che sono oggi. E lui era più grande di me, aveva 3 anni più di me, ne avevo 14, lui ne aveva 17, e lui era una persona che veniva dal sud ovviamente, perché io preferisco gli uomini del sud, è una persona molto aggressiva, con chi si permetteva di dar fastidio a lui, alla sua famiglia, alle persone a cui lui voleva bene. Io siccome avevo queste sfigate qui alle Calcagna che continuavano imperterrite, allora un giorno, siccome mi faceva sentire protetta star con lui e stavo venendo fuori dal mio guscio della timidezza, e
purtroppo nella maniera sbagliata, perché comunque non è con l'aggressività, però spesso quando si subisce in maniera pesante bisogna, a quell'età lì probabilmente non si hanno gli strumenti e la consapevolezza per riuscire a capire che non è mettendoti col delinquente del paese che tu risolvi, diciamo, le cattive persone ci sono sempre, sta a te cercarti un giro migliore. Io avevo, appunto, come vi ho spiegato, 14 anni, non avevo la minima idea di che cosa mi stavo andando a mettere, non sapevo, ero inconsapevole, io volevo soltanto essere più forte, volevo tirarmi su di dosso quelle persone lì, e quindi a lui mi dissi: guarda che queste persone mi disturbano, e lui non ci mise né due né tre. La mattina dopo era lì, appunto è stato come 8 giorni, e poi mi ha chiesto dove dovevamo andare per trovare queste persone, e io ce lo portai, e lui mise le mani addosso a queste persone qua, ma tutti, lui era solo, e queste persone erano una decina, quindi rendetevi conto che poveri sfigati, non le donne, cioè, per chi stesse pensando in questo momento, le donne non furono toccate. Io diciamo che io ho usato un po' di aggressività, e oltre a pestarli, i ragazzi, li ha pure presi i soldi, e naturalmente pure alle donne, e io ero lì, cioè, ignara, nel senso che dicevo, se lo meritano. Questo anno di poi ovviamente fu un errore dettato proprio dalla mia voglia di farmi rispettare da sta gente. Quindi da lì, da quell'episodio, io cominciai a uscire con queste persone. Cosa succede? Succede che la frequentazione con questo ragazzo ovviamente mi portò a conoscere tutto il suo Dio. Lui era di un paese vicino a quello a cui io andavo alle medie, quindi non era il capoluogo, ma un altro paesino nelle zone limitrofe. Conobbi molte altre persone, mi feci delle amicizie, e il fatto è che queste persone qua comunque bevevano e si fumavano già gli spinelli. C'era qualcuno che un po' aveva preso il motorino, ai tempi avevamo tutti lo scooter, pregai mio padre con il motorino, con la Lea, e niente, loro bevevano. Io, per essere comunque accettata nel gruppo e per essere parte, proprio per sentirmi parte integrante di quel gruppo, bevevo con loro e iniziai a fumare questi spinelli, queste canne, e mi piaceva star così, perché io avevo completamente eliminato le barriere, no? Non avevo più la timidezza, e riuscivo proprio a interagire con le persone in maniera piatta, perché prima, quando comunque ero lucida, avevo insomma un sacco di timidezza e mi portavo dietro tutto quello che mi aveva fatto passare, e col tempo venni a sapere che a distanza di anni 2 di quelle persone che mi bullizzavano erano morte. Uno in un incidente di moto e un altro morì di cancro, che era molto giovane. Ecco, per chi penserà già questa sta già festeggiando, vi dico, sinceramente parlando, io ho pensato, riposino in pace. Posso dirvi, non me ne è fregato nulla, anche perché sono persone che mi hanno fatto del male, ma non ho augurato, cioè mi è spiaciuto per le loro famiglie, perché erano dei ragazzi giovani, e quindi chissà, il karma gira, non gira. Sta di fatto che queste erano delle persone che non avevano solo tormentato me, ma avevano tormentato molte altre persone, avevano fatto del male
a un sacco di altre persone, giovani, più giovani, siano imposti anche con la violenza, con le botte, quindi erano veramente delle merde. Mi auguro che stiano meglio dove stanno, a me non me ne frega nulla. Morale della favola, andiamo avanti, dai. Quando poi cominciai a stare con quei ragazzi della compagnia di dove stava il mio primo amoroso, giravano appunto alcol e canne, e a soli 15 anni si andava in discoteca, tornavo a casa, non è che mia madre mi diceva che potevo fare quello che volevo, però naturalmente il pomeriggio potevo uscire, potevo rincasare, magari il sabato sera magari potevo uscire, andare a dormire a casa di un'amica, eccetera eccetera, e quindi col motorino avanti e indietro cominciai purtroppo insieme a questi ragazzi più grandi, perché io ne avevo 15, loro poi ne avevano 18, quindi avevano già la patente, avevano già la macchina, che più che meno, e mi arrivò anche la cocaina, che per me fu come, no, non lo so, fu come se fosse una mano dal cielo. Cavoli, ho trovato qualcosa che mi fa parlare, mi fa rimanere lì sempre con quella storia dell'aprirsi delle barriere. Mi piacque molto, moltissimo. Infatti ci misi la bellezza di 15, 25, 35, ci misi quasi 24 anni a dimenticarmi e a capire determinate cose. Tutto questo giro, cocaina ogni tanto, fino ai 16 anni, ecco, presi più che altro tantissime ciocche, tantissime, mi sono ubriacata un casino, ho bevuto un casino, poi ho ricevuto anche tante delusioni, e poi a 16 anni la storia con il mio primo amoroso finì, semplicemente perché doveva finire, e conobbi un'altra persona che mi piacque veramente moltissimo, e stati con lui 7 anni, tra gioia e dolori. Lui era dello stesso paese di questo primo amoroso, però abitava leggermente ancora più lontano, quindi figurati, la voglia di vedersi così. Avevamo amici in comune, e loro avevano anche la macchina, lui aveva anche la moto, insomma riuscivamo anche, aveva già la patente, io avevo 16 anni e lui ne aveva 18, quindi riuscivamo comunque già a vederci. In tutto questo lui, questo nuovo ragazzo, anche lui faceva uso di alcol, di spinelli, e purtroppo saltuariamente anche cocaina, ma all'epoca andava moltissimo anche le pasticche, l'ecstasy, andavamo magari a sentire dei concerti punk rock e andavamo nel contempo a sentire anche dell'hardcore, quindi c'era una sorta di dualismo, no? Stavamo sia con i panchettoni che con quelli che appunto suonavano, e quindi giravano sempre sostanze. Io ricordo che proprio il fatto anche magari della mancanza, che mio padre magari c'era, a volte non c'era, creò in me un vuoto. Mio padre era una persona che mi ha umiliato, era una persona che proprio era solita umiliare gli altri, aveva questo piccolo difetto, e io da piccola veramente mi sentii molto male e crebbi anche con paura dell'abbandono e anche con questa frustrazione di essere umiliata continuamente, di non essere in grado, di non essere all'altezza, il che mi portò comunque a rifugiarmi anche nelle sostanze senza capirlo all'inizio. Ora vi parlo col senno di poi, naturalmente. Con il secondo ragazzo,
mi fidanzai appunto per 7 anni, come detto prima, e arrivata ai 19 anni, continuando comunque a fare uso di cocaina, di pasticche, di cannabis e di alcol, un po' meno l'alcol, già avevo cominciato a buttarmi di più sulla cocaina, sulle canne, così. A 19 anni decisi di andare a vivere insieme a lui. Anche lui aveva una situazione familiare abbastanza pesante e trovammo una casetta veramente piccola. Ricordo che mia madre all'epoca, ovviamente avevo finito la maturità e tutto, lavoravo, ero indecisa se andare all'università o meno, e in quel periodo mia madre, insomma, e mio padre, anche lui, furono abbastanza contrari, perché secondo loro era molto presto, non era il momento, dovevo pensare agli studi, ma io ovviamente dalla testa da qual ero non voglio sentire ragioni e andammo a vivere insieme e come potete immaginare la cosa fu un disastro, perché io lavoravo, lui anche, entravano delle persone comunque poco raccomandabili e si consumavano sostanze, iniziai a fumare la cocaina, che è una di quelle cose devastanti, una cosa devastante. Pensare adesso, dire adesso che bello fumare la cocaina, mi viene un incubo soltanto a pensarci. A lui piaceva tantissimo e le persone comunque ci chiedevano di poter stare nella nostra cucina in cambio di poter fare la serata gratis, e noi ovviamente facevamo venire che ci sentivamo. Ovviamente la nostra relazione non è che era destinata, ecco, a durare moltissimo, infatti dopo meno di un anno andò tutto a scatafascio, perché lui comunque iniziò a, oltre le solite sostanze menzionate prima, più tutto quello che poteva esserci, iniziò con l'eroina e cambiò completamente. Lui divenne proprio una cosa incredibile, non aveva soldi in tasca e io mi accorsi subito che c'era qualcosa che non andava e ovviamente tornai da mia madre, tornai a casa dei miei e lui dopo poco perse la casa e suo padre, che viveva molto molto lontano, a oltre 2 ore di strada rispetto a dove vivevamo, il padre di lui decise di portarlo a casa con lui, con la sua famiglia. Suo padre era separato da sua madre, viveva in un altro posto e la madre viveva vicino a dove stavamo noi. Quindi insomma, per me fu molto molto brutto. È stato un momento in cui ho cercato di riprendere gli studi, non sono riuscita a finire il triennio, non ce l'ho fatta, non sono riuscita veramente a frequentare l'università perché avevo una testa che era da tutt'altra parte, ero incentrata comunque adesso mi sono resa conto che ero incentrata molto di più sui problemi degli altri che sui miei, in quel momento io avrei dovuto già chiedere un aiuto. Avevo avuto delle difficoltà con la patente, mi avevano fermato a un rave, mi ero ritirato la patente per 6 mesi, l'avevo ripresa subito perché non avevo avuto grandi difficoltà a smettere comunque di fumare di spinelli, non avevo un attaccamento alle sostanze, era ancora tutto un divertimento, non era un bisogno per stare bene, era un divertimento, una cosa frivola, stupida, e che poi con gli anni divenne una bestia. Bene,
lui come finì? Lui finì molto male, presto suo padre si stufò e nel giro di poco tempo si trovò in mezzo alla strada e cominciò anche a bucarsi. Io andavo a trovarlo appena potevo andavo e lo vidi proprio peggiorare sempre di più. Io magari andavo là, magari prendevo una pasticca, utilizzavo un po' di cocaina, ecco, ma durante la settimana lavoravo, non avevo provato anche a studiare, ripeto, quindi era stato un periodo che non avevo necessità e non ho mai utilizzato tutti i giorni, fino a poi anni dopo. E quindi niente, la storia con lui andò in maniera sempre più per affievolirsi. Lui poi entrò in una comunità e ci stette per quasi 6 anni e adesso sta benissimo, sono molto contenta per lui e chissà, magari sentirà questa registrazione, magari riconoscerà la mia voce e vorrei che sapesse che sto bene come intendiamo noi. Adesso sto bene. Quindi torniamo a quando la storia con lui finì. Io provai a studiare, ma niente, quindi presi un anno sabbatico. In quell'anno poi mi appassionai, ero già appassionata di musica, mi piaceva già cantare, tutto il resto e insomma avevo già suonato, avevo già imparato a suonare, avevo già imparato qualche cosa, cominciai a studiare, iniziai con un basso, avevo un gruppo, abbiamo scritto delle canzoni, abbiamo fatto veramente un paio d'anni belli e in quel periodo bevicchiavo qualcosa, ma stavo tranquilla, non ero particolarmente interessata, anche perché vedevo il mio secondo ragazzo, quello di cui vi ho appena parlato, che è andato a finire in uno schifo totale che mi prese un po' uno spavento e insomma cercai di pensare comunque a me, a stare il meglio possibile e in un certo modo ecco ero anche riuscita a trovare un equilibrio, no? Poi cominciai a lavorare in un posto che avevo 23 anni all'epoca, è il posto di lavoro dove lavoro tuttora. Facevo un lavoro molto pesante, un lavoro che non mi piaceva, che non era adatto a me, non era adatto al mio carattere e che mi pesava a livello psicologico in maniera proprio era veramente insostenibile e questo è stato uno dei motivi per cui sono un po' ritornata a cercare un po' le sostanze, a cercare, perché poi col gruppo finì che eravamo tutti e tre molto lontani e la cosa finì in nulla, loro siccome vivevano nello stesso paese, sono riusciti a rifondare un altro gruppo, io comunque vivevo qua, ero sperduta e insomma la cosa non andò bene. E vabbè, però io non mi arresi, cioè sono andata avanti a cantare, a suonare insieme ad altri così e negli anni comunque passati, ritornando ai miei 17-18 anni, conobbi una persona, qualche volta uscì con questa persona che poi è diventato poi il compagno comunque della mia vita. È stato per un certo periodo un ragazzo con cui sono uscita qualche volta quando magari mi lasciavo con i primi due amorosi e dopo ci siamo rincontrati, che avevo 22-23 anni, lui eravamo a una piccola festa dove c'era un concerto e in quel momento io non utilizzavo niente e lui
insomma volevamo uscire insieme per frequentarci, e non so perché io lo vidi e non lo so cosa mi scattò in quel momento, e gli chiesi se aveva qualcosa. Lui mi disse: guarda, di cocaina non ne ho, perché comunque per me esisteva solo la cocaina. Cocaina non ne ho eroina. E io no, dissi: guarda, no, non sono interessata, no? Ma non vi so dire, di lì a poco, quindi a provare anche quella. Mi direte: brava, complimenti. Che vi devo dire, ormai è andata così, la vita è andata e questo è. Ha premesso: nessuno mi ha puntato una pistola in faccia, nessuno, l'ho scelto io, ho deciso io, e fu qualcosa di indescrivibile. Si creò appunto un rapporto creato di musica, sostanze, sempre di più, finché non mi ritrovai completamente nella merda. Adesso avevo bisogno dell'eroina e della cocaina per stare bene. Se non le avevo, non ero più io.